Ciao a tutti, nel video di oggi ci occuperemo di recensire il sistema Xtag e i principali componenti che ci sono attualmente in commercio. Come avevo già accennato nello scorso video, il sistema Xtag si ispira al sistema Miles. I vantaggi che abbiamo rispetto a questo sistema però è che l'arma, come potete vedere, non ha nessun cavo che la collega al resto del kit, cosa che invece avviene nel sistema Miles, in quanto sia le armi che il kit utilizzano lo standard wireless per comunicare tra di loro. Altro vantaggio è che il kit Xtag può essere connesso alla rete 3G attraverso un collegamento Bluetooth presente nel kit standard. Iniziamo ora quindi ad illustrare le componenti principali partendo dalla parte fondamentale che sono i due kit standard e mini. Iniziamo descrivendo il kit mini. Questo kit è ideale per chi vuole incominciare in quanto comporta una spesa minore, rendendo di fatto impossibile aggiungere un'eventuale fascia sensori sul torace. Il numero di armi utilizzabili da questo kit in contemporanea è solo 2. Le batterie vengono alloggiate nella parte retrostante del kit. Ovviamente le mancanze rispetto al kit standard, avendo un costo minore, sono presenti. Le fondamentali sono che non è presente il blocco del gearbox dell'arma in caso di guasti, non è presente il sistema Bluetooth per collegarsi al sistema Echo One, che è il sistema di navigazione GPS, e non è possibile configurare con l'app del telefono sul campo, in quanto ovviamente non essendo presente il collegamento cellulari non è possibile neanche configurarlo. È recentemente uscita una seconda variante di questo kit che presenta una variazione nella scatola posteriore. Di fatto l'ingombro è stato dimezzato in quanto sono riusciti a ridurre l'elettronica e garantendo comunque un miglior equilibrio sul peso del kit. Sia lo scatolotto del sensore dati sia i sensori sono garantiti contro la pioggia e gli schizzi d'acqua. Potete trovare questo kit sullo store Xtag ad un costo che varia tra i 190 e i 250 euro in base al kit arma che vogliamo associargli. Allora, passiamo ora al kit standard. Come potete notare, il kit standard dà la possibilità rispetto al kit mini di poter scollegare il modulo sensori e garantendoci di fatto la possibilità di aggiungere una seconda fascia sensori sul torace in modo da aumentare la copertura dei sensori se ce ne fosse necessità. Ovviamente il kit scollegato dalla parte sensori scatta. Fastidiosissimo. Come potete notare, la dimensione della scatola è abbastanza ridotta, permettendoci di fatto di alloggiare in qualsiasi tasca portacaricatori Stanag attualmente in commercio. Il kit è alimentato da 6 batterie stilo, ma è possibile fare una modifica per alloggiare le batterie 9 volt oppure le LiPo, semplicemente sostituendo l'alloggiamento per le batterie AA con uno spinotto Tamiya classico. Il sistema standard è anche dotato di un sistema per la protezione delle batterie in modo da non farle scaricare mai completamente, salvaguardando la vita delle LiPo. Nel kit standard è possibile associare fino a 5 armi in contemporanea rispetto alle 2 del kit mini. Nel momento in cui il telefono è collegato è sempre possibile collegare il kit standard alla rete 3G, usufruendo di fatto del sistema Echo One, che è il sistema di navigazione GPS che è presente sul sito di Xtag. Le altre funzioni aggiuntive che non abbiamo nel kit mini sono il sistema di protezione del gearbox, che di fatto ci permette di continuare a giocare nonostante i malfunzionamenti che possono verificarsi sull'SG. Quindi se il gearbox grippa, noi possiamo tramite il cellulare impedire il suo funzionamento, bloccarlo e continuare a giocare utilizzando soltanto gli effetti sonori dell'arma, permettendoci di finire la partita. Potete acquistare il kit standard ad un prezzo che varia tra i 340 e i 400 euro, sempre in base al kit arma che volete associare in fase di acquisto. Passiamo ora a descrivere i vari kit arma. Ok, attualmente in commercio abbiamo a disposizione 3 tipi di kit arma. Il kit standard, il kit Lightspeed e il kit hybrid. Il kit standard è stato pensato per essere alloggiato all'interno della replica stessa, quindi esternamente non abbiamo nessuna modifica a livello estetico, però andiamo a modificare pesantemente sia il gearbox che il meccanismo di riarmo delle varie armi
in quanto la ricarica dell'ASG dovrà essere effettuata nello stesso modo in cui si ricaricano le armi vere. Meccanicamente andiamo a creare delle modifiche per cui non è più possibile riportare quest'arma nelle configurazioni originali, rendendo di fatto limitato l'uso della stessa al solo laser tag. Questo kit è acquistabile a un costo che varia tra i 140 e i 180 euro, sempre in base al proiettore che vogliamo andare a installare. Se invece vogliamo mantenere l'utilizzo per il software oppure abbiamo un'arma vera su cui vogliamo utilizzare questo sistema, se ovviamente a salve, dobbiamo optare per comprare il kit Lightspeed. Il kit Lightspeed è praticamente un kit standard andato a montare all'interno di una replica di un PEQ 2, quindi internamente non abbiamo nessuna modifica, non abbiamo neanche l'emettitore, in quanto è tutto presente sia l'emettitore che la scatola di gestione dell'arma all'interno del PEQ replica che andiamo a inserire. Ovviamente in questo caso la replica viene bloccata bypassando il sistema di batterie dell'SG. Il kit Lightspeed viene attivato dalla sollecitazione acustica del gearbox oppure del fuoco a salve dell'arma. Il kit Lightspeed è disponibile ad un costo di 200 euro. Nel caso avessimo un'arma a gas invece da modificare per il laser tag, dovremmo optare per il kit hybrid. Questo è una via di mezzo tra kit standard e kit Lightspeed. Viene montato internamente all'SG, viene montato internamente alla replica, ma a differenza del kit standard, questo viene attivato dalla sollecitazione acustica data dal meccanismo di fuoco della replica. Il kit hybrid lo trovate sullo store X-Tag ad un prezzo che varia tra i 140 e i 180 euro, in base sempre all'emettitore che andate a scegliere. Passiamo ora a descrivere invece in dettaglio i vari tipi di emettitori disponibili per il kit X-Tag. X-Tag mette a disposizione 3 tipi di proiettore. Ovviamente andremo a scegliere il tipo di proiettore in base all'utilizzo che andremo a fare dell'arma. Il più piccolo di tutti è il kit micro, ci permette di alloggiare il kit X-Tag all'interno di pistole. La gittata di questo kit è pari a 35 metri circa nelle peggiori condizioni di luce possibile, quindi con sole allo zenith. Questo kit è disponibile ad un prezzo di 40 euro. Il secondo tipo di proiettore invece è il proiettore standard, che è il più diffuso, in quanto in genere viene montato su tutti i fucili d'assalto che troviamo attualmente replicati. La gittata di questo sensore, sempre nelle peggiori condizioni di luce, varia tra i 130 e i 150 metri, andando fino ad un massimo di 300. In caso volessimo modificare un fucile di precisione, siamo obbligati ad utilizzare il kit sniper. Il kit sniper ovviamente, essendo troppo grande per essere montato all'interno di uno spegnifiamma, ci obbliga all'utilizzo di un silenziatore. Compensa questa maggiore dimensione con una maggior gittata ovviamente, in quanto il kit sniper può raggiungere gittate di quasi 700 metri. Consiglio che vi do io personalmente è di equipaggiare a questo punto non delle repliche cinesi di ottica, ma iniziare a comprare magari qualcosa di vero, perché a quelle distanze risulta abbastanza complesso riuscire a mettere dei colpi a segno, altrimenti, in quanto le ottiche cinesi hanno dei piccoli difetti di correzione che non riusciamo ad allineare correttamente al 100%. Il kit sniper è disponibile ad un costo di 80 euro. Se siete interessati all'acquisto dei kit X-Tag, fate una visita sul loro store, che è www.xtag-ir.com, che trovate anche riportato qua sotto in descrizione. Quindi se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. Se avete qualche domanda, commentate qua sotto nel video, io cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. Detto questo, arrivederci al prossimo video. Vai. Lo sai che lo dirò soffitare perché mi viene spontaneo dire no! Cosa ho fatto? Scusate, piccoli problemi tecnici. Aspetta. L'hai fatto? Non smontare più. No, molto più comoda quella vera. Vai.